Immagina di aprire il tuo armadio e sentire subito una sensazione di leggerezza. Niente caos, niente indecisione, niente senso di colpa. Solo spazio, chiarezza e vestiti che ti rappresentano davvero. Oggi parliamo di decluttering sentimentale, come separarsi dai vestiti che non metti più, senza sensi di colpa e senza trasformare tutto in un momento difficile. Partiamo da una verità semplice ma spesso scomoda. Non tutto ciò che possiedi deve restare con te per sempre. I vestiti in particolare raccontano storie. Ci ricordano chi eravamo, momenti importanti, versioni di noi che magari non esistono più. E proprio per questo lasciarli andare può sembrare quasi un tradimento, ma in realtà è l'opposto. È un atto di rispetto verso la persona che sei oggi. Quando inizi questo processo, evita di buttarti subito in decisioni drastiche. Prenditi un momento, respira, apri l'armadio e osserva davvero cosa c'è dentro, non solo con gli occhi, ma anche con le emozioni. Scegli un capo alla volta, prendilo in mano e chiediti: lo indosserei oggi? Se la risposta è no, prova a capire perché. A volte il motivo è pratico, non è più della tua taglia, è rovinato o semplicemente non ti piace più. In questi casi la decisione è più semplice. Ma spesso il motivo è emotivo, magari un vestito legato a un ricordo importante, una festa, una relazione, un periodo della tua vita, oppure rappresenta una versione di te che pensi di dover recuperare quando tornerò in forma, quando avrò un'occasione speciale. Qui entra il gioco il decluttering sentimentale. Non devi ignorare queste emozioni, anzi riconoscile, è normale provare attaccamento, ma chiediti: questo oggetto mi serve per ricordare quel momento o quel ricordo vive già dentro di me? Perché la verità è che non hai bisogno di un vestito per ricordare chi sei stata e soprattutto non hai bisogno di conservarlo per dimostrare qualcosa a te stessa. Un altro pensiero che spesso blocca è: e se un giorno mi servirà? È una domanda potente ma anche ingannevole, perché quel giorno è vago, indefinito e spesso non arriva mai. Prova a ribaltare la prospettiva. Quanto spazio mentale ed emotivo occupa quel capo oggi? Vale davvero la pena tenerlo per un'eventualità incerta? Un esercizio utile è questo. Crea 3 categorie. La prima: lo uso e lo amo. La seconda: non lo uso ma ha un valore emotivo. La terza: non lo uso e non mi rappresenta più. La prima categoria resta senza dubbi. La terza può andare via con più facilità, ad esempio donazione, vendita o riciclo, ma la seconda è quella più delicata. Qui non si tratta di essere rigidi, ma di essere onesti. Se un capo ha davvero un valore emotivo forte, puoi scegliere di conservarlo, ma fallo in modo consapevole. Non deve restare nell'armadio a occupare spazio tra cose che usi ogni giorno. Puoi creare una piccola scatola dei ricordi, un luogo delicato, dove questi oggetti hanno un senso diverso. In questo modo smetti di confondere ciò che è utile con ciò che è simbolico. Un altro aspetto importante è che non tutto deve uscire subito. Il decluttering non è una gara. Se senti resistenza su alcuni capi, mettili in una zona di attesa. Puoi riporli in una scatola e rivederli tra qualche mese. Spesso il tempo e le decisioni diventano più chiare. E poi c'è un punto fondamentale. Lasciare andare non significa perdere, significa semplicemente fare spazio. Spazio fisico, ma anche mentale, per nuove esperienze, nuove versioni di te e nuovi modi di esprimerti. Ogni capo che tieni dovrebbe avere un ruolo nella tua vita attuale, dovrebbe farti sentire a tuo agio, rappresentarti e semplificarti le giornate. Se invece ti crea indecisione, senso di colpa o nostalgia bloccante, forse è il momento di lasciarlo andare. Un piccolo trucco pratico è quello di osservare cosa indossi davvero nelle ultime settimane.
Spesso ruotiamo sempre sugli stessi capi. Quelli sono il tuo stile reale, non quello immaginato, e tutto il resto è solo rumore. Non si tratta di avere meno per forza, si tratta di avere meglio. E se senti un po' di malinconia mentre ti separi da qualcosa, è normale. Non cercare di evitarla, fa parte del processo, ma prova anche a sentire la leggerezza che arriva dopo, quella sensazione di ordine, di chiarezza e di autenticità. Alla fine il decluttering sentimentale è proprio questo, un dialogo con te stessa. Non riguarda solo i vestiti, ma il modo in cui scegli cosa portare con te nella tua vita. Quindi vai con calma, sii gentile con te stessa e ricorda, il tuo armadio non deve contenere tutte le versioni di te che sei stata, solo quella che sei oggi e magari un piccolo spazio per quella che stai diventando. E forse la prossima volta che aprirai quell'armadio non vedrai solo vestiti, vedrai spazio e scelta libera.